Ciao, eccoci per l'ultimo video della serie Cucito mai più senza di quest'anno. Oggi ti mostro come applico i bottoni automatici, i miei trucchetti per posizionarli in maniera corretta e per renderli più resistenti. Per Natale ho aiutato un'amica a cucire un grembiule da lavoro personalizzato per il suo fidanzato. Con gli avanzi di tessuto ne ho poi realizzato un altro da regalare anche a Filippo, visto che anche lui è appassionato di lavori da falegnameria. Eccolo indossato, si è prestato da modello per questo video. Ho realizzato un collo in pelle regolabile con bottoni automatici in modo che possa decidere lui come preferisce indossarlo. Il grembiule è realizzato con un denim pesante e il collo con una striscia di cuoio. In questo video vi mostrerò quindi come ho applicato i bottoni automatici sul grembiule in denim e sulla striscia di cuoio. Come sempre trovate tutti i link ai prodotti che utilizzo nel video nel box descrizione sotto il video. Ho utilizzato i bottoni Sport & Camping di Prim, che sono dei bottoni automatici molto resistenti consigliati per il campeggio e lo sport. Visto che erano per un grembiule da lavoro mi sembrava la scelta migliore. Avevo i bottoni all'interno della mia valigetta Vario Plus Prim, un kit utilissimo che ho utilizzato più volte. All'interno della valigetta ho la pinza e varie tipologie di bottoni occhielli con tutte le matrici e punzoni per applicarli. Ci sono i classici bottoni a pressione anorak da 15 mm in due colorazioni, ossido e argento. Quelli ossido li avevo utilizzati per realizzare il mio maxi collo in lana e pile. Trovate il link al tutorial per cucire il vostro maxi collo nel box descrizione sotto il video. Nel video vi mostro anche come applicare questi bottoni specifici. Queste le due parti che compongono il bottone a pressione superiore e queste le due parti che compongono il bottone a pressione inferiore. Trovate poi i bottoni a pressione per jersey da 10 mm, quelli che si trovano sui body per intenderci, con le matrici per applicarli. E i bottoni Sport & Camping da 15 mm che sono quelli che utilizzerò per il grembiule. Per ogni tipologia di bottone trovate le istruzioni per l'applicazione con i vari strumenti che Prim mette a disposizione. Queste per esempio sono le istruzioni per i bottoni Sport & Camping. Quello che dovrò andare a vedere io sono le istruzioni per la pinza, indicate con questo simbolino. Qui trovo tutte le istruzioni per il montaggio con pinza. È molto semplice, basta seguirle. Le istruzioni le trovate per tutti i bottoni inclusi. Se avete già a casa una pinza potete acquistare soltanto i bottoni e le matrici senza acquistare tutta la valigetta. Esiste infatti il pacchetto da 10 bottoni camping con matrici. Nel box sotto trovate il link. Nella valigetta Vario Plus sono contenute anche le matrici per forare i tessuti, anche se io personalmente preferisco la pinza per forare apposita, questa qui. È quella che utilizzo sempre per forare. Il primo passaggio è quello di rinforzare la zona sul rovescio del tessuto in cui andranno applicati i bottoni con un pezzetto di tela adesiva. Questo permetterà al tessuto, una volta forato, di non sfilacciarsi e lo renderà più stabile e resistente a prova di strappo. Il tessuto in corrispondenza del bottone è infatti molto sollecitato ed è assolutamente importante renderlo più resistente. Applico lo strato di teletta con la colla sul rovescio del tessuto. Ho tagliato un pezzo di teletta leggermente più piccolo del mio pezzo in modo da non adesivare e macchiare il piano di lavoro. Vado a pressare con il ferro da stiro. Presso per 10-15 secondi per far aderire bene la colla al tessuto. Poi alzo, sposto e presso ancora. Faccio così per tutto il pezzo di teletta. Alla fine verifico che la teletta sia ben applicata al tessuto e che non ci siano bolle. Se sono presenti bolle, con il ferro presso ancora in quel punto finché non si eliminano. La mia parte superiore del grembiule è composta da due pezzi uguali che saranno cuciti dritto contro dritto. Applico quindi la teletta su entrambi i pezzi perché saranno entrambi forati e necessitano quindi entrambi di essere rinforzati. In alternativa alla teletta adesiva puoi applicare dei rinforzi tondi per bottoni automatici e per occhielli. Sono molto comodi, come per la teletta bisogna applicarli con il ferro sul rovescio del tessuto dove sarà posizionato il bottone e poi forare e applicare il bottone. Dopo aver cucito il grembiule posso applicare i bottoni. I bottoni a pressione si compongono di 4 pezzi. Questi due che compongono la parte superiore del bottone, la femmina, che posizionerò sulla mia striscia di pelle. Questi due invece che compongono la parte inferiore del bottone a pressione, il maschio, che andrò a posizionare sul mio grembiule in denim. Per applicare i bottoni Sport & Camping, a differenza degli anorak, ho solo due matrici, che io ho già applicato sulla mia pinza. Questa è in plastica
e questo punzone in metallo. Queste due matrici valgono sia per la parte superiore sia per la parte inferiore del bottone. È comodissimo, una volta montate valgono per l'applicazione di tutto il bottone senza doverle sostituire. Parto dalla mia striscia di pelle. Applicherò il bottone superiore qui. Non ho rinforzato con una teletta la pelle perché non si sfilaccia ed era abbastanza spessa e resistente. Per definire la posizione sulla pelle posso mettere il bottone in posizione e schiacciare in modo che rimanga il segno del centro del bottone. Vado poi a selezionare il punzone per realizzare il foro sulla pinza per forare. Per cambiare il punzone basta ruotare la ruota seguendo il verso indicato sulla freccia. Ho scelto questa misura. Questo è il punzone più piccolo, questo è il punzone più grande. Ho scelto quello precedente rispetto a quello più grande. Metto quindi il punzone in corrispondenza del mio segno. Vado poi a posizionare entrambe le mani nella parte finale del manico in modo da fare più leva e pressione e butto tutto il mio peso sulla pinza. Quando si fora si sente questo tac. Buttare tutto il peso sulla parte finale del manico è il trucco per forare correttamente e fare zero fatica. Non stringo con la pinza le mani, ma semplicemente mi peso sulla pinza. È il mio peso che permette di applicare la giusta forza per forare, senza fare appunto nessun tipo di fatica. Questo è il suggerimento principale e il più importante che posso darvi per l'applicazione di tutti i bottoni automatici. Una volta forato vado ad applicare sul dritto il pezzo superiore e lo schiaccio bene in modo che il perno esca dal buco. Posiziono poi sul rovescio l'altro pezzo seguendo le istruzioni contenute nel foglietto per il verso corretto. Una volta posizionato il bottone metto la pinza con la parte in plastica sul dritto, sul primo pezzo posizionato, e il punzone di metallo sul pezzo inferiore. Controllo che il punzone della pinza sia ben inserito all'interno del foro del bottone. Anche in questo caso posiziono entrambe le mani alla fine del manico della pinza e mi peso con il corpo. E anche in questo caso sentirai un piccolo clac quando il bottone si chiude, non forte come quello della pinza per forare, ma sentirai comunque un rumore, una sorta di movimento. Questo vuol dire che il bottone è stato applicato correttamente. Ecco il mio bottone applicato. Come puoi notare il perno della parte superiore è stato schiacciato e ha bloccato la parte inferiore. Controlla che sia ben saldo e che le due parti non ballino tra di loro. Vado poi a segnare la posizione della parte del bottone inferiore. Non l'avevo segnata in precedenza, quindi mi aiuto con una matita gesso. Per segnare meglio il punto in cui sarà applicato il bottone posso forare con un punteruolo. Foro poi il tessuto con la pinza per forare. Scelgo il terzo punzone in ordine di grandezza. Questo è il più piccolo, quindi 1, 2 e 3. Come sempre peso tutto il mio corpo sulla parte finale del manico della pinza. Posiziono sul dietro del grembiule il pezzo inferiore del bottone e inserisco bene il suo perno nel foro appena creato. Gli posiziono poi sopra sul davanti del grembiule il pezzo superiore del bottone. Posiziono quindi il bottone in questo modo, posizionandolo sul perno della parte inferiore. La parte di plastica va posizionata sul dietro, la parte con il punzone sul davanti, posizionando il punzone in maniera corretta all'interno del foro del bottone. Una volta sicura della posizione della pinza, vado come sempre a pesarmi sulla parte finale del manico. Ecco anche la mia parte inferiore del bottone posizionata sul denim. Vado ora a controllare se il bottone funziona. Stacco e attacco il bottone più volte per controllarne la tenuta. Ecco il risultato finale. Per sicurezza controllo sempre la tenuta di tutti i bottoni. Per questo video è tutto, spero vi sia stato utile per capire come si applicano i bottoni automatici. Se vi è stato utile condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video e ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!